È stata una sessione molto interessante, quella che ho realizzato oggi con ChatGPT-4. Diceva: perché mi stai facendo? Perché ho usato la macchina per fare quello che sa fare bene, cioè analizzare i dati e darmi delle risposte in base ai dati che immettono, perché poi funzionano così queste macchine. Non sono intelligenti, sono intelligenti quelle che l'hanno costruita, e quelli ce l'hanno la capa tanta, e la macchina è in grado di rispondere in modo assolutamente interessante a tutte le necessità di cui io necessitavo. Come ci siamo capiti, no? Allora, che cosa stavo cercando? Io stavo cercando di comprendere meglio il buco che c'è tra i prodotti che tu carichi su questi server e le licenze correlate e i diritti che tu hai, di cui tu disponi per questo materiale, e ciò che realmente questi server producono. Ok? Perché io faccio un video, lo faccio in italiano perché il cliente dice: ma sai, l'italiano viene di merda sui sistemi di intelligenza artificiale, e quindi preferisco farlo con una persona vera. Poi, siccome io voglio farlo vedere anche a livello internazionale, ma non ci tengo poi così tanto, cioè ci tengo, ma anche basta che si capisca, anziché mettere i sottotitoli, li metto su questi server, i quali poi faranno in modo di trasformarli in cinese, tedesco, francese, inglese e tutto il resto, capito? Non ha importanza se non è esattamente preciso, ma quello che mi interessa è l'italiano. Però gli altri, ok, e uno dice: vabbè, allora, dato che farlo in multilingua ti sarebbe costato, che ne so, 250-300 euro per ogni lingua, lo fai solamente in italiano e poi spendi $200 circa per un abbonamento a uno di questi sistemi. Aspetta che lo riaccendo, perché qui che ci sono tutte le risposte. Ok, e poi carico i video lì, e questi video poi li utilizzo sui miei social per far vedere anche all'estero che io parlo di un determinato argomento. Fin qui tutto bene. Bene, va bene, lo facciamo bene. Tutto bene? Sì. Allora, oggi devo comprendere i meccanismi di rispetto dei diritti e delle licenze nel mio mestiere, combinando il mio lavoro con i sistemi AI generativi, sia quelli che si incaricano di generare le voci attraverso dataset umani, cioè la clonazione della voce, sia quelli dei server che traducono e rielaborano video, cambiando il linguaggio, ricostruendo il labiale nella nuova lingua, ma mantenendo intatto il contenuto del video, immagini, grafiche e anche la musica e gli effetti. Puoi aiutarmi? Lo chiedo, perché mi viene naturale chiederlo, ma mi frega un cazzo la macchina se glielo chiedo o meno, lo fa e basta. Assolutamente, però sai, se la tratti quasi come un essere umano, ha un approccio diverso, perché cambia il suo atteggiamento, no? E quindi le sue risposte sono un po' più umane. Ma se tu parli come una macchina, dai risposta alla macchina, non gliene frega niente. E comunque mi piace perché mi risponde in un modo educato, il che mette a mio agio me. Non lei, la macchina è la macchina. Assolutamente, dice, posso aiutarti a capire i meccanismi di rispetto dei diritti, delle licenze, bla bla bla, che ChatGPT è prolissa dei livelli, specialmente quando si tratta di combinare il lavoro di voice over con i sistemi AI generativi. Ecco una panoramica dei punti chiave da considerare: diritti d'autore e licenze per i contenuti audio, diritti sulle voci generate, ownership. Le voci generate da AI possono sollevare questioni riguardanti la proprietà. È fondamentale determinare chi detiene i diritti sulle registrazioni: il creatore del modello AI, l'azienda che gestisce il modello, l'utente finale. Questo è il caso, per esempio, delle persone che si fanno clonare la voce e poi vengono pagate dal server che detiene i diritti. Quindi tu concedi i diritti sono sempre limitati a un determinato periodo di tempo, quindi tu hai concesso i diritti per lo sfruttamento della tua voce su questo sistema e il sistema ti paga e tu sei a posto, no? Consenso: se i dataset utilizzati per addestrare i modelli AI includono registrazioni vocali umane, dice, è necessario assicurarsi che ci sia il consenso da parte dei proprietari delle voci originali per l'uso delle loro registrazioni. Quindi il mio cliente che voleva fare questa cosa doveva chiedermi il consenso. In tantissimi casi, secondo me, nessuno chiede niente, lo fanno e basta, perché tanto è lì, no? Lo carichi, sì, ho i diritti, ho comperato. Cos'hai comperato? Hai comperato cosa? Hai comperato la voce per il tuo sito web. Ma c'è una serie di considerazioni da fare a questo riguardo, che riguarda
a questo riguardo che riguarda l'utilizzo dei dati che tu stai per dare in pasto a un server, il quale ne farà un utilizzo diverso dagli accordi che possiamo prendere io e te. Cioè i miei dati verranno utilizzati e mo ti spiego come. Ok, generazione e rielaborazione di video con AI, traduzione e ricostruzione del labiale, diritti di distribuzione, vabbè, posso anche saltare questa cosa, poi se vuoi dopo incollo tutta questa chiacchierata sul mio blog, così te lo vai a leggere con calma, copyright eccetera, consulenza legale, questo mi fa tutta la pratica. Ora ti do 2 link da analizzare, puoi dirmi se differiscono in qualcosa. Allora, questa prima ricerca l'ho fatta su Rask AI, perché Rask AI in realtà fa parte dell'azienda Brask AI, la quale fa vanto di grandissimo rispetto nei confronti della proprietà intellettuale. Lo scrive proprio sul suo sito, ma non molto chiaramente nei termini di servizio, che sono quelli che vengono accettati dall'utente. E la cosa cambia. Tu puoi dire, io sono bellissimo. Poi uno mi viene a guardare e dice, no, sei brutta assai, capisci? Cioè, i dati sono... Ok, allora, io ho dato Brask AI termini di servizio e dice, allora... differenze tra i termini di servizio di Rask AI e Brask AI, che sono Brask AI, ripeto, l'azienda principale, Rask AI è un ramo di questa azienda che fornisce appunto la duplicazione dei video. Allora, principali termini, utilizzo dei dati, dettagli sull'uso delle informazioni personali, vado direttamente al confronto, così. Entrambi coprono la gestione dei dati, proprietà intellettuale e sottoscrizioni. Brask AI include sezioni più dettagliate su comunicazioni e uso proibito, mentre Rask AI sembra più focalizzato sulla proprietà intellettuale. E io gli dico, quando caricassi un contenuto video con una voce narrante con diritti definiti per uso sul sito web, ma non advertising, musica coperta da diritti commerciali, anche in questo caso non concessi per advertising per esempio, ma solo per sito web e social, immagini da librerie commerciali. Quando tu compri una musica c'è scritto sopra, che licenza vuoi? La usi per il tuo sito web? La usi su Spotify, in Rai, 1 milione di visualizzazioni. Cioè io scarico una musica e la uso per Sanremo, quando c'è il Festival di Sanremo, sono oltre 1 milione di visualizzazioni, quindi devo prendere la licenza più grossa che costerà 1 migliaio di euro. Lo so che è così, però così è. Ti compri la musica con i diritti, hai capito? Se invece la usi sul tuo sito web la paghi $25, che ne so. Capito? C'è differenza. Quindi allora fa l'analisi dei dati inviati. Quando carichi i contenuti, Rask può utilizzare i dati per migliorare i propri servizi. Le informazioni personali e i contenuti caricati possono essere analizzati e utilizzati internamente, ma non per scopi pubblicitari, ok? Se non specificamente autorizzati, quindi non lo usano per scopi pubblicitari, quello che gli carichi. Gli utenti mantengono le proprietà dei propri contenuti, ma concedono a Rask AI una licenza per utilizzare, modificare e distribuire tali contenuti come parte del servizio. Brask invece dice che può raccogliere e utilizzare i contenuti caricati per scopi di miglioramento del servizio, analisi e sviluppo. Anche qui le informazioni personali e i contenuti non vengono utilizzati per scopi pubblicitari senza consenso. Proprietà intellettuale, gli utenti concedono a Brask AI una licenza per utilizzare i contenuti caricati in conformità con le loro politiche, mantenendo comunque la proprietà dei contenuti. Le politiche di chi? La conclusione di questa analisi dice che in entrambi i casi i dati inviati vengono utilizzati principalmente per migliorare i servizi offerti, ma non vengono utilizzati per scopi pubblicitari senza un'esplicita autorizzazione. Quindi non posso prendere il tuo filmato e usare, guarda, faccio uno spot per il mio sistema e uso il tuo video. Non lo può fare. È importante leggere attentamente i termini, bla bla bla. Allora, io gli faccio questa domanda. Quando parliamo di migliorare i servizi offerti, stiamo dicendo che le due aziende traggono vantaggio dalla creatività dei professionisti per poi replicarla ai propri clienti? E allora lui si rimette a analizzare nuovamente questa cosa e poi implicazioni per i professionisti. Allora, tutti e due usano una prassi simile, cioè che poi sono la stessa azienda alla fine, però sono leggermente diversi nei termini di utilizzo. Analizza i contenuti per migliorare gli algoritmi e le funzionalità. E utilizza i dati per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Cioè quando tu vai su Rask AI, carichi un video con la voce di qualcuno, questa voce viene utilizzata per migliorare i servizi del sito.
che poi verranno utilizzati, infatti dopo glielo chiedo. Brask invece addestra i sistemi di AI utilizzando i dati forniti dagli utenti, cioè la stessa identica cosa praticamente. Poteva rispondermi sì, li utilizzano. Le aziende potrebbero trarre vantaggio dalla creatività dei professionisti utilizzando i contenuti per sviluppare e migliorare i loro servizi. Questo è. Tuttavia i termini di servizio generalmente prevedono che i contenuti non siano replicati a clienti terzi, ma sì, così come sono, certo, è chiaro. Cioè, non puoi prendere la stessa identica immagine e regalarla a qualcun altro. Sebbene i contenuti possono essere utilizzati per migliorare i servizi, la replica diretta, ed è quello che dicevamo, dovrebbe essere regolata da termini di servizio e richiedere il consenso esplicito, quindi non viene usato. Però le intenzioni della voce, determinati accenti della musica, alcune particolarità delle immagini vengono prese, raccolte, per poter poi replicare anche solo quei piccoli accenti, quelle piccole particolarità ad altri clienti. Dico io, non parlo di replica diretta, mi riferisco a trarre vantaggio dal lavoro altrui raccolto per offrire in seguito un servizio ad altri clienti, magari concorrenti dei primi, facendo business e ottenendo vantaggi commerciali con l'arricchimento ottenuto grazie alla concessione della licenza da parte di chi carica, cioè chi carica concede una licenza che non ha solitamente. Se fossero opere dell'ingegno, pur se non replicate integralmente, verrebbero assorbite nei dataset del server e sarebbe persino possibile passare quei dati a terzi o produrre varianti dello stesso prodotto e sarebbero resi comunque disponibili anche solo parzialmente. Gli sto dando delle indicazioni precise. Se si trattasse di progetti coperti da segreto industriale, ad esempio, i diritti concessi ai server sarebbero in contrasto con i diritti dell'utente che caricasse tali materiali, di fatto rendendoli disponibili al di fuori della cerchia industriale che ne ha il diritto. Puoi vedere dove sono i punti da discutere per dirimere questioni così? E lui comincia a lavorare. Uso dei contenuti per migliorare i servizi, la licenza implicita. Quando carichi i contenuti concedi una licenza che permette alle aziende di utilizzare quei dati per migliorare i loro servizi. Questo potrebbe includere l'uso nei dataset per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Ok, quindi stai dando materiale tuo per addestrare un'azienda che poi ne farà un uso commerciale. Assicurati che i termini bla bla bla, ma abbiamo visto che i termini a culo. Protezione dei contenuti. Gli utenti devono avere chiara visibilità su come i loro contenuti verranno utilizzati. Vabbè, solita cosa. Restrizioni sulla condivisione, verifica dei tempi, qua mi sta dando dei consigli, regolamenti specifici. Discutere di questi punti con un avvocato specializzato. Ok, prassi, qua mi dà le prassi a seguire. Non ho capito un cazzo. Sulla base dei termini di servizio che hai letto prima, cioè tutto quello che hai letto prima, se ti serve te le indico nuovamente, puoi commentare nuovamente indicando lacune visibili e adesso gli ho detto alla macchina, ricordati quello che ti ho detto prima, ma fai un ragionamento su quello. Ecco, un'analisi basata sui termini, questo ti dice che non è intelligente una persona, avrebbe capito, stiamo parlando di quello. Comunque, ecco un'analisi basata sui termini di servizio dei siti Rask e Brask, focalizzandoci su lacune visibili riguardanti i punti critici che abbiamo discusso. Allora, lacuna non è completamente chiaro su Rask e AI come i contenuti degli utenti verranno utilizzati per migliorare i servizi. C'è bisogno di maggiore trasparenza su questo punto. Vedi, lo capisci anche quello. Condivisione con terzi. C'è una lacuna. Non è specificato se i contenuti possono essere condivisi con terze parti, il che potrebbe sollevare preoccupazioni per quanto riguarda la riservatezza e i diritti d'autore. E c'è una lacuna anche nella protezione dei segreti industriali. Mancano disposizioni specifiche che proteggano i segreti industriali e le informazioni sensibili caricate dagli utenti, perché uno potrebbe caricare una cosa e non rendersi conto che sta caricando una cosa che non dovrebbe caricare e mandare fuori su un server che poi lo utilizza in qualche modo. Brask ha una lacuna simile a Rask AI, manca di chiarezza su come i contenuti degli utenti sono utilizzati per migliorare i servizi. Dopo ti faccio vedere anche un'altra analisi su Brask AI. Condivisione con terzi, lacuna, anche qui la possibilità di condividere contenuti con terze parti non è trattata in modo dettagliato, lasciando incertezza sulla protezione. Poi c'è una lacuna sui conflitti di interesse, non sono presenti garanzie che i contenuti degli utenti non saranno utilizzati in modo che possano avvantaggiare i concorrenti degli stessi utenti. Cioè, in sostanza, io carico qualcosa di me o carico qualcosa di te e poi un tuo concorrente trae vantaggio da ciò che tu hai caricato lì perché viene databasizzato. Cioè, capisci? Stai dando via pezzi di te, pezzi di altrui, diciamo,
senza autorizzazione. Cioè, la mia voce, per esempio, perché non la carico su questi server? Non voglio che venga caricata, perché comunque va ad estrarsi. Non che sia importante che sia la mia, perché la mia voce non vale un cazzo. Io non sono una stella del cinema, per cui, sai, se prendi la voce di Luca Ward, la carichi su questi siti, fai queste porcherie, il sito impara a dire certe cose come Word. Impara a dire, si fa per dire, nel senso che può rubare qualcosa. Sta sulle palle, ma non riuscirà mai a copiare Luca come artista, non ce la potrà mai fare, però sta sulle palle che possa qualcuno raccogliere un database di questa roba, capisci? Sta proprio su, non lo può. Perché? Perché poi questi qua lo offrono a tutti, perché anche se non portano fuori la voce esattamente così com'è, col nome Luca, utilizzeranno un pezzettino, anche solo per una chiusura, per una intenzione, perché quello che riuscirà a fare in quel momento, capisci? Lo regali, perché lo devi regalare a un'azienda che fa business proprio su questo? Cazzo! E raccomandazioni, conclusione, consultare un avvocato specializzato per esaminare i termini. Sempre a questo punto vi faccio un'altra domanda, sempre tenendo a mente quanto sopra, cioè non ti dimenticare quello che abbiamo appena detto, come si lega all'appartenenza C2PA, Coalition for Content Provenance and Authenticity? Perché c'è questo. Allora, legame tra i termini di servizio e C2PA, Coalition for Content Provenance and Authenticity, cioè in pratica c'è una coalizione che si incarica di fare in modo che possa essere tracciabile la provenienza di qualche cosa che viene caricato digitalmente su un server, quindi la firma di una voce, per esempio, o di una canzone, o di una grafica. Se questa voce o canzone o grafica ha una firma digitale che è stata analizzata ed è stata inserita in questo database che esiste a questo punto, allora questi server devono, in coalizione con questo C2PA, devono verificare che quello che viene caricato non sia già lì dentro, quindi se non è lì dentro in teoria non ha la targa, ma se ha la targa non lo puoi caricare a meno che tu non abbia realmente una licenza per poter caricare e duplicare questa roba. Se non hai questa licenza non potresti farlo. E allora uno dice, ma vuole dire che questo server implementa il C2PA? Allora, per allinearsi con C2PA, Rask AI e Brask AI, Brask AI in modo particolare dichiara apertamente sul sito di essere legato a doppio filo con C2PA, ma non lo è nei termini di servizio, dovrebbero adottare standard C2PA, cioè implementare tecnologie standard per la tracciabilità e l'autenticità dei contenuti caricati. Ma non ce l'hanno. Non ce l'ha nessuno ce l'ha una tecnologia, nessuno la usa, c'è la tecnologia, ma nessuno la usa. Perché così imparano di più, hai capito? Ingrossano la ciccia dei loro dataset. Questo è il mio brutto pensiero. Aggiornare i termini di servizio, cioè aggiornare i termini per riflettere queste pratiche, assicurando gli utenti che i loro contenuti saranno protetti e utilizzati in conformità con le linee guida C2PA. Ma non ci sono. L'adesione agli standard C2PA può rafforzare la fiducia degli utenti, bla bla. Allora gli dico, sempre tenendo a mente quanto abbiamo discusso, inclusi gli standard C2PA, analizza e commenta questo link e gli mando Eleven Labs. Dunque, licenza ampia. Gli utenti concedono a Eleven Labs una licenza perpetua, irrevocabile, non esclusiva, sublicenziabile per utilizzare, modificare, creare opere derivate e distribuire i contenuti caricati. Fai quel cazzo che ti pare. Questo include l'uso dei contenuti per migliorare i servizi e sviluppare nuovi prodotti. Cioè, in pratica, utilizzano questa roba, anche se fossero segreti industriali e frega niente, per migliorare i propri servizi. Però c'è una possibilità di opt-out. Gli utenti possono richiedere la cancellazione dei propri dati personali e optare per non far utilizzare i propri contenuti per migliorare i servizi. Capisci? Cioè puoi dirgli, puoi fare questa è una cosa che puoi fare però, quando te ne accorgi. E se non te ne accorgi in tempo, cosa accade? Arriviamo anche su quella. Condivisione con terzi, c'è la sublicenza, su Eleven Labs la possibilità di concedere sublicenze attraverso più livelli, implica che i contenuti potrebbero essere utilizzati da terze parti, il che può sollevare preoccupazioni sulla condivisione non autorizzata e l'uso commerciale. E mo so cazzi. Trasparenza. Sebbene ci sia trasparenza sull'uso interno per migliorare i servizi, non è chiaro come e se i contenuti vengono condivisi con terzi, quindi non sai esattamente dove vanno a finire i tuoi dati.
Per quanto riguarda la protezione dei segreti industriali, non ci sono garanzie specifiche per proteggere segreti industriali contenuti sensibili caricati dagli utenti. Quindi se un tuo impiegato vuole fare un video per un altro ufficio e in un'altra lingua dice di usare ElevenLabs e carica un segreto industriale, glielo fa spiegare a questo sistema, non è che abbia fatto una bella scelta. Comunque non è detto che qualcun altro poi se ne accorga, però questi dati finiscono all'interno di server che non sono esattamente quelli dell'industria che sta... Comunque, faccio per dire. Confronto con standard C2PA. Allora, provenienza e autenticità. L'adesione agli standard C2PA potrebbero migliorare la trasparenza e la tracciabilità dei contenuti, assicurando agli utenti che i loro contenuti non saranno utilizzati in modi non autorizzati. Miglioramenti necessari sono questi. ElevenLabs dovrebbe implementare pratiche di tracciabilità dei contenuti e garanzie contro l'uso improprio, quella la stessa cosa degli altri due siti, allineandosi con gli standard C2PA per proteggere meglio i diritti degli utenti. Dovrebbe. Però ElevenLabs manco ne parla dei C2PA, proprio zero, non ne frega niente. Nessuno obbliga loro a far parte di questi sistemi C2PA e questo è. Specifica sulla condivisione, aggiornare i termini per chiarire le condizioni sotto le quali i contenuti possono essere condivisi con terze parti. Protezione dei contenuti sensibili, introdurre clausole che garantiscono la protezione di segreti industriali e informazioni sensibili. Adozione degli standard C2PA. Allora, adotta sti standard che almeno... E io proseguo con le mie domande. Sulla base di quanto abbiamo analizzato, se un mio cliente caricasse un video con la mia voce per farlo trasformare in una versione tradotta e narrata in differenti lingue, le mie caratteristiche vocali, il mio modo di parlare, entrerebbero a far parte del know-how dei dataset dei server che abbiamo citato qui? Allora, considerazioni sull'utilizzo dei contenuti vocali nei sistemi di traduzione AI. Con ElevenLabs, quando un cliente carica un video con la tua voce per la traduzione e la narrazione in altre lingue, le caratteristiche vocali e il modo di parlare possono essere utilizzati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale di questi servizi. Ok. Utilizzo nei dataset. Sì, le caratteristiche vocali caricate possono essere integrate nei dataset utilizzati per migliorare i servizi offerti da queste piattaforme. Questo significa che la tua voce può contribuire alla base di conoscenze dell'algoritmo, permettendo a queste aziende di affinare i propri modelli vocali. Licenza ampia. I termini di servizio di queste piattaforme solitamente includono una licenza ampia che consente l'uso dei contenuti caricati per lo sviluppo e miglioramento dei servizi. Questo implica che le tue caratteristiche vocali potrebbero essere utilizzate in maniera simile. Raccomandazioni, bla bla, revisione del servizio, eccetera. Allora gli faccio un'altra domanda e dico: il C2PA quali caratteristiche richiede a chi ne fa parte? Ricordiamo che solo uno dichiara di farne parte, gli altri no. La Coalition for Content Provenance and Authenticity, C2PA, perdonate il mio inglese, dovrei usare una voce artificiale per farlo meglio, stabilisce standard tecnici per garantire la provenienza e l'autenticità dei contenuti digitali. Le aziende che desiderano aderire al C2PA devono rispettare una serie di caratteristiche e principi. Impegno per la trasparenza e la tracciabilità. E qua saltano fuori delle cose interessanti. Allora, provenienza dei contenuti. Le aziende devono fornire informazioni affidabili sull'origine dei contenuti, includendo dettagli come chi ha creato il contenuto, quando e dove è stato creato o modificato. Questo è fondamentale per garantire che i contenuti non siano manipolati o usati in modo improprio. E qui potremmo entrare a parlare dei cosiddetti fake, come cavolo si chiama, deep fake, quella roba lì, hai capito? Opzioni per gli autori. Gli autori dei contenuti devono avere il controllo su quali dati di provenienza vengono inclusi e devono poter rimuovere queste informazioni in eventuali modifiche future, e questo principio garantisce che le informazioni sensibili possano essere gestite secondo le preferenze degli utenti. Poi partecipazione attiva allo sviluppo degli standard, collaborazione continua. I membri del C2PA devono collaborare attivamente nello sviluppo e nell'aggiornamento degli standard tecnici. Questo include il supporto per i nuovi formati di file, l'allineamento con l'intelligenza artificiale generativa e l'implementazione di soluzioni per video e audio live. Qua dà una serie di consigli abbastanza normali, però conformità ai principi etici legali, conformità legale. Le aziende devono assicurarsi che le loro pratiche siano conformi ai requisiti legali relativi alla sovranità dei dati e alla custodia delle informazioni, rispettando le diverse giurisdizioni legali in cui operano.
Questo dovrebbero fare le aziende, ma ok. Impegno verso lotta alla disinformazione. Questo riguarda i deepfake. Contrasto alla disinformazione. Uno degli obiettivi principali della C2PA è affrontare la disinformazione digitale, sviluppando tecnologie che aiutino a verificare l'autenticità dei contenuti e a contrastare la manipolazione delle informazioni. Commenti sui termini di servizio di Eleven Labs. I termini di servizio possono presentare lacune tipo licenza ampia uso. I termini concedono Eleven Labs una licenza ampia per utilizzare e modificare i contenuti caricati. Questo può includere l'uso delle caratteristiche vocali per migliorare i modelli di AI, quindi qualunque cosa carica viene usata, il che potrebbe comportare l'integrazione di queste caratteristiche nei dataset dell'azienda, anche se li cancelli, e poi ti spiego meglio perché ho approfondito anche questo. La possibilità di sublicenziare i contenuti potrebbe comportare la condivisione con terze parti, creando potenziali rischi per la privacy e la protezione dei segreti industriali. Quindi quando io ho fatto i miei giochini su Eleven Labs anche con la mia voce, so cazzi, capito? Cioè mi sono dato la zappa sui piedi da solo. Il Eleven Labs dovrebbe adottare standard C2PA per garantire maggiore trasparenza e controllo degli utenti sui loro contenuti. Se si mette a fare sta cosa, il Eleven Labs chiude domani, perché figurati se queste cose qua stanno facendo un sacco di soldi. Adottare gli standard C2PA aiuterebbe a colmare lacune in termini di servizio, solite cose, sappiamo, leggi poi se vuoi. Allora, attualmente sui server, gli faccio un'altra domanda, un'altra considerazione. Attualmente sui server di generazione contenuti, come quelli che abbiamo visto, non è richiesta un'autenticazione a due fattori, come per le banche ad esempio, né la presentazione di documenti di riconoscimento, il che concede la creazione di account non tracciabili né riconoscibili. Cosa accade se un prodotto coperto da diritti viene caricato e vengono violate le norme? Conseguenze della violazione dei diritti d'autore sui server di generazione di contenuti. Situazione attuale. Attualmente molte piattaforme di generazione di contenuti, come quelle discusse, Eleven Labs, Rask AI, Brask AI, non richiedono autenticazione a due fattori, 2FA, né la presentazione di documenti di riconoscimento per creare account. Questo può permettere la creazione di account anonimi e non tracciabili, facilitando potenzialmente la violazione dei diritti d'autore. Poi ci sono le responsabilità legali, rimozione dei contenuti, i detentori dei diritti possono inviare notifiche, però devi scoprire che fai parte di che sei lì, capito? Cioè, se tu sai, ma come fai a sapere? Dovresti iscriverti a diversi siti che si occupano del fingertips, cioè della impronta, diciamo, digitale su un prodotto digitale. Autenticazione e verifica, qua ne parla, sì, ok. Esempi di violazioni di conseguenze: YouTube utilizza sistemi Content ID o ID per rilevare e gestire i contenuti protetti da diritti d'autore. YouTube, per esempio, appena metti una canzone la riconosce subito, quindi ci può essere tranquillamente una cosa anche per le voci, no? Napster è stato chiuso a causa di violazioni di massa dei diritti d'autore, dimostrando le gravi conseguenze legali per le piattaforme che non gestiscono adeguatamente queste violazioni, ma nel frattempo da Napster è nato di tutto e di più. Comunque, conclusione: le piattaforme devono adottare misure proattive per prevenire e gestire violazioni. Lo sappiamo quello che devono fare, però non lo fanno. Se io non avessi concesso, un'altra domanda e considerazione, se io non avessi concesso di caricare i miei contenuti a un sistema AI, su un sistema AI, ma qualcuno lo facesse ugualmente, una volta arricchito il dataset con la mia voce, sarebbe possibile rimuovere i miei dati o tale informazione, considerando la cessione dei diritti anche a terzi o l'espansione del dataset, sarebbe inevitabilmente assorbita? Allora, lo scenario che mi ipotizza Chat dice: se i tuoi contenuti vocali vengono caricati su un sistema AI senza la tua autorizzazione e i dataset vengono arricchiti con la tua voce, ci sono diverse considerazioni riguardo alla possibilità di rimuovere i dati. Allora, contratti e termini di servizio. Molte piattaforme includono clausole nei loro termini di servizio che specificano come gestiscono i dati degli utenti. È essenziale esaminare queste clausole, va bene? Licenza concessa: se i dati vengono caricati senza la tua autorizzazione, la piattaforma potrebbe non avere un contratto valido per l'uso dei tuoi dati, il che può darti una base legale per richiedere la rimozione. Ok, però intanto io non so chi li ha caricati. Richiesta di cancellazione. Puoi inviare una richiesta formale di cancellazione e l'opt-out. C'è il GDPR. Se operi in un'area coperta da leggi come il GDPR, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, hai il diritto di richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali. Capisci? Puoi farlo. Però
Devi saperlo che sono stati inseriti questi dati. Persistenza dei dati nei modelli AI. Anche se i dati grezzi vengono rimossi, se le informazioni sono già state integrate in un modello AI, potrebbe essere tecnicamente difficile rimuovere completamente l'influenza di tali dati. Quindi quello che gli hai insegnato ormai l'ha imparato. Rietichettatura e riaddestramento, e questo è quello che occorre. La piattaforma potrebbe dover riaddestrare il modello senza i tuoi dati per garantire che le tue informazioni non siano più utilizzate, il che potrebbe essere un processo complesso e costoso. Esattamente, è un riaddestramento, cioè quel dataset contiene una cosa che non va bene, deve essere riaddestrato senza quei dati. Ciao, un sacco di soldi certo. Se la piattaforma ha già condiviso il dataset con terze parti, la rimozione dei tuoi dati diventa ancora più complessa. Dovresti anche contattare tutte le parti coinvolte per richiedere la rimozione, però dovresti sapere quali sono le terze parti, quindi te lo devi far dire prima dall'azienda, la quale non te lo dice se non ci passa un avvocato. Ciao! Sublicenza terze parti, sì, lo vediamo questa qui. Propagazione dei dati. I dati che sono stati condivisi e utilizzati per addestrare altri modelli possono essere diffusi in vari sistemi, perché anche questi qua potrebbero prendere questi dati e avere una licenza per fare una subcessione, vendono un altro, guarda c'è un bel set di dati nuovi, vai, questo lo mescola su, cos'è? Un dado da brodo, buttiamolo dentro e fai il mescolone, dentro c'è il dado da brodo e ne esce un pollo bionico che è fatto di 1000 polli sparsi per il mondo di cui non avevamo assolutamente i diritti. Raccomandazioni, azioni legali, conclusione. Mentre è tecnicamente possibile richiedere la rimozione dei dati caricati senza autorizzazione, la completa eliminazione dell'influenza di tali dati dai modelli AI, quindi anche i grafici, chi ha creato qualcosa, la musica eccetera, una volta che li hai caricati, ciao, può essere complessa e non sempre garantita, specialmente se i dati sono stati condivisi con terze parti mi sembra la storia mi viene in mente la storia degli hard disk che avevano la tassa di €1 per ogni hard disk per la SIAE, se mi ricordo bene, perché tu potresti aver caricato una musica e non aver pagato, e quindi io ti metto la tassa sull'hard disk. A sto punto lo facciamo anche noi, mettiamo la tassa su ogni cosa caricata con la voce. C'è una tassa comunque, c'è una tassa in più. Ogni volta che muovi un file dal tuo computer devi pagare €1, via, paga. Quant'è? Un fiorino. Porca miseria. Perché potresti averlo fatto, tanto una volta fatto non ci si può più fare un cavolo. Il riconoscimento dell'uso non autorizzato della tua voce sui server AI. Allora, io gli ho chiesto, io potrei non saperlo se la mia voce è stata caricata su un server. Esiste un sistema in grado di riconoscere se ciò è accaduto? Lo chiedo direttamente alla macchina. Avrà degli amici che lo fanno, no? Riconoscimento dell'uso, strumenti e tecnologie disponibili. Voice fingerprint, segnati questa cosa. Riconoscimento delle impronte digitali per l'audio. Questa tecnologia crea un'impronta unica nella tua voce che può essere confrontata con i dataset vocali presenti sui server. È chiaro che una volta che questi hanno caricato sta roba sui server, non so quanto riesca realmente a riconoscere se c'è un'impronta della tua voce o meno. Però poi ci sono gli audio watermarking. Questi si tirano via molto facilmente, però dice metti un marcatore nei tuoi file, può aiutare a tracciare l'uso non autorizzato. Sì, se metti un marcatore magari su una certa frequenza che non è udibile dall'orecchio umano o poco udibile, rimane lì sotto, potrebbe funzionare, perché tanto quella non è detto che la riconosca. Però vabbè. Piattaforme di monitoraggio online. Alcune piattaforme offrono servizi di monitoraggio del web delle piattaforme AI per rilevare l'uso non autorizzato. A questo punto io voglio sapere quali sono i motori di ricerca anche per i contenuti audio. Dice che ce ne sono. Crea un'impronta digitale, aggiungi bla bla bla, te lo lascio scritto sul mio blog così te lo puoi andare a leggere, però nel frattempo io gli faccio un'altra domanda. Puoi indicarmi i servizi di voice fingerprint? Perché lui ha detto, sebbene non sia sempre possibile prevenire completamente l'uso non autorizzato della tua voce, adottando tecnologie di riconoscimento vocale, watermarking e fingerprinting, potresti a questo punto aderire tu come voce principalmente al C2PA con il tuo file e a quel punto essere registrato su questi server e quindi a questo punto proteggere l'utilizzo malandrino della tua voce. Ci sono una serie di siti tipo Audible Magic, poi c'è Grace Note che è una sussidiaria di Nielsen, quindi questi qua dovrebbero sapere il cacchio che stanno facendo, perché Nielsen è la stessa che ci ha sempre aiutato con ADAP, per esempio, per andare a riconoscere i passaggi pubblicitari eccetera.
Poi PEX, che offre una piattaforma di gestione dei diritti che utilizza la tecnologia di fingerprinting. Ora bisogna vedere se questa cosa vale la pena, cioè dipende da che voce sei, che business hai sulla tua voce, quindi se poi puoi pagare di far l'accesso, diciamo, per far parte di questi servizi. C'è Audionamics, che offre tecnologie avanzate di separazione e riconoscimento audio che possono essere utilizzate per identificare e isolare voci specifiche in un mix audio. E poi c'è ACR Cloud, che fornisce servizi di riconoscimento audio che includono fingerprinting e l'identificazione di contenuti. Può essere utilizzato per monitorare l'uso della tua voce in diversi contesti. Queste sono tutte cose da considerare quando stai facendo voiceover. A questo punto, se lo fai professionalmente, e soprattutto chi fa parte delle grandi corporation delle voci dovrebbe, o forse l'ha già fatto, però noi non lo sappiamo, di considerare queste cose. Però per adesso io ho visto i vari sindacati che ne parlano in maniera così, sembrano sciocchi a parlare di questa roba, ma questa roba esiste, ce l'abbiamo proprio sotto agli occhi, sotto al culo anzi, quindi dovremmo, è vero, usarli questi sistemi, perché ormai fanno parte della nostra vita. C'è un'intelligenza artificiale, è una tecnologia che rimane, non è che te la sposti, capito? Rimane, quindi la tua voce fa parte di tutta una serie di oggetti che devono essere protetti da questi sistemi. I server di cui abbiamo discusso qui, Rask, Brask, ElevenLabs o altri che offrono servizi simili, qui gli faccio una domanda: verificano il caricamento oppure non passano attraverso filtri di voice printing? E sarebbe possibile creare un movimento di consapevolezza collettiva, bella domanda, nel settore affinché questi servizi vengano spinti e implementati? Popolo. Alla riscossa una forma di servizio più sicura per evitare non solo furti intellettuali, ma anche produzioni fake di inganno e furto tipo deepfake. E allora dice: attualmente molte piattaforme di generazione di contenuti AI come Rask, Brask, ElevenLabs non verificano sistematicamente i contenuti caricati tramite filtri voice, l'abbiamo capito, e altre tecnologie. La mancanza di tali filtri può facilitare il caricamento di contenuti non autorizzati, potenzialmente conducendo a violazioni dei diritti d'autore e problemi legati a deepfake. Ma guarda, quindi c'è questo problema, ci sarebbero le soluzioni, ma nessuno per adesso ne sta parlando. Me lo chiedo, perché la nuova legge anche con il coso, non so se ha parlato di questo. Vabbè, comunque, educazione nel settore, implementazione di tecnologie di riconoscimento, questo è un mestiere nuovo, per esempio, politiche di verifica rigorose, creazione di movimenti di consapevolezza. Allora, va fatta all'interno dei professionisti del settore, ma è chiaro che invece per i clienti gliene frega un beato cavolo. Però se lo sanno anche loro, se lo sanno anche i clienti, che fare questa cosa può provocare delle reazioni non esattamente positive nei loro confronti, forse capisci, è come quando rubi la canzone, quando rubi l'immagine, però uguale, se rubi la voce poi la regali a qualcuno perché gli dai anche i diritti per usarli, per fare caricamento nei dataset e migliorare la resa delle voci artificiali, prendi la mia voce, la butti lì sopra e io mi incazzo, non posso farne a meno. Conclusione: creare un movimento di consapevolezza va bene. E poi gli ho chiesto: considerando quanto discusso in questa sessione, come valuti i termini di servizio di ChatGPT? Allora, vediamo, andiamo direttamente alle conclusioni. Dice: OpenAI richiede agli utenti di concedere una licenza non esclusiva, trasferibile, sublicenziabile, tutto quello che ho fatto oggi, e irrevocabile per utilizzare i contenuti forniti attraverso i suoi servizi. Confronto: simile a termini di altre piattaforme come ElevenLabs, questa licenza consente a OpenAI di utilizzare i contenuti per migliorare i propri modelli e servizi. Capito? OpenAI raccoglie e utilizza dati personali in conformità con la sua politica sulla privacy, tuttavia specifica che i dati possono essere utilizzati per addestrare e migliorare i modelli di AI. Quindi quando io scrivo su ChatGPT impara a scrivere anche da me, poi dopo scriverà meglio con te, quindi dimmi grazie che io sto pagando questi delinquenti per fare sta roba. Questi qua che fra l'altro hanno rubato la voce di, come si chiama, della Johansson, vabbè. E condividere i dati con terze parti. OpenAI può condividere dati con affiliati, fornitori di servizi, partner commerciali. Questo è in linea con molte piattaforme di AI che richiedono la possibilità di sublicenziare i contenuti per varie necessità operative. Confronto: questa pratica è comune ma solleva preoccupazioni simili riguardo alla protezione dei dati e alla riservatezza. E se me lo dice ChatGPT che lei stessa fa così. Poi rimozione dei contenuti: non è chiaro
chiaro se OpenAI offre un metodo diretto per gli utenti per richiedere la rimozione dei loro contenuti. Ma come non lo sai tu che sei ChatGPT? Vabbè, confronto: la difficoltà di rimuovere completamente i dati una volta integrati nei modelli è una sfida comune in molte piattaforme AI. L'abbiamo visto prima, una volta che gli hai dato l'addestramento, devi riaddestrare completamente la macchina senza i dati, quindi... E poi hai già venduto i dati a qualcun altro, devi dirlo a tutti, figurati te. Considerazioni su deepfake e sicurezza. Termini: OpenAI ha implementato politiche di prevenzione sull'uso della tecnologia per creare deepfake e altri contenuti ingannevoli. Confronto: questa misura è fondamentale per mantenere l'integrità della piattaforma. Va bene, raccomandazioni. Implementazione di voice fingerprinting su OpenAI. Vabbè, OpenAI dovrebbe considerare l'implementazione di tecnologie di fingerprinting vocale. Poi, perché il problema è che io dopo gli ho anche chiesto: ma senti, ma la voce la raccogli? No, quindi vabbè, ha messo insieme delle cose senza capire quello che stava facendo. Per quello gli ho detto: può utilizzare voci umane per i propri dataset, raccoglie e utilizza dati degli utenti, compresi i contenuti vocali. Invece no, li prende, aspetta, per migliorare e addestrare i suoi modelli. Quindi quando tu parli con ChatGPT la stai addestrando. Ecco, vedi? Quindi ci vuole il fingerprinting, ci vorrebbe. OpenAI può utilizzare i contenuti di dati forniti, però non fa parte di C2PO, quella roba là, hai capito? Anche ChatGPT, se gli parli... Poi gli ho chiesto anche se quando è installato a pagamento sul mio device c'è un ascolto dei microfoni in background. No, ChatGPT non ascolta i microfoni in background sul tuo dispositivo. Quando utilizzi ChatGPT a pagamento, ad esempio, tramite l'applicazione o una piattaforma integrata, l'applicazione non ha funzionalità per ascoltare il microfono senza il tuo esplicito consenso e azione. In compenso lo fa Siri. Ehi Siri! No, non ha risposto, qui non è attivo. Mi è andata bene. Va bene, metto tutta questa roba sul blog così te lo puoi leggere se ti va e... Ciao.